Bene, Tibola è diviso in tre grandi aree operative, che sono amministrazione, struttura e sistema. In amministrazione troviamo la gestione degli utenti, dei gruppi e delle traduzioni relative all'interfaccia utente di Tibola. In struttura troviamo i moduli, che sarebbero le tabelle SQL, i campi, che sarebbero appunto i campi delle tabelle SQL, i permessi relativi ad ogni modulo e i collegamenti fra moduli. Bisogna dire che dal punto di vista dell'utente Tibola è diviso in tre aspetti, in tre aree operative, che sono la maschera di ricerca, la lista dei risultati e le maschere di inserimento. E l'ultima, che è sistema, che è composta dai comandi, quindi comandi logout, search, save, new, sessions, che praticamente è la tabella che include tutti i dati relativi alla sessione in corso per ogni utente, links, che è una delle tabelle fondamentali, quella che appunto permette di collegare il singolo campo di un determinato modulo, di una determinata tabella, con il singolo campo di un'altra tabella, e languages, che sono appunto le lingue presenti nel sistema in questo momento. Vediamo languages per esempio e vediamo che in questo momento sono presenti inglese, spagnolo e italiano. Volendo possiamo aggiungere per esempio il tedesco, salvarlo. A questo punto sarà disponibile anche il tedesco, non significa che ci siano le traduzioni in tedesco, però fra le varie lingue disponibili ci sarà anche il tedesco. Una particolarità che possiamo vedere in questi due campi, consideriamo che questa è una versione ancora non definitiva di Tibola, è che name e nameful sono racchiusi fra parentesi graffe. Questo ci indica attraverso questo il sistema che non esiste in questo momento una traduzione per questi due campi. Per esempio andiamo ad aggiungere una traduzione per questi due campi a questo punto, giusto per vedere appunto anche come funzionano le maschere di ricerca, di inserimento. Quindi questa è una maschera di ricerca, cerco, non lo trovo, posso cercare per name e ci sono una serie di name, però sono relativi a commands, fields, group, modules, sessions, ma mancano per esempio, manca quello per esempio per EIA Languages, per la tabella Languages, per il modulo Languages. Quindi andiamo ad aggiungerlo, clicchiamo su New, mettiamo Name, modulo EIA Languages, lo aggiungiamo per l'inglese e mettiamo Name per esempio. Abbiamo visto che mancava anche il name full, quindi aggiungiamo anche il name full, mettiamo full name, a questo punto lo copiamo, perché se salvassimo salveremmo per name, quindi sovrascriveremmo name, invece facciamo copy, quindi a questo punto abbiamo copiato. Andiamo a vedere la lista e vediamo che c'è name full per EIA Languages. Torniamo quindi a Tibola, System, Languages e abbiamo appunto name full